Perché a causa della mia ingordigia per gli arrosticini, una specialità culinaria della tradizione abruzzese e molisana nel sud-est Italia, ho dovuto riparare l'aria condizionata del mio vecchio automezzo? Secondo il sacro disciplinare del perfetto arrosticino, l'unico condimento autentico e tradizionalmente accettato è il genuino sudore dei pastori nati e cresciuti tra le aspre montagne abruzzesi e molisane, reso completamente asettico dalle rituali abluzioni con il loro amato gregge nei purissimi torrenti tra le montagne della Maiella e del Gran Sasso. Quindi, viste le temperature estive che negli ultimi anni sfiorano e spesso superano i 35 gradi e che il mio conseguente urbano sudore privo di tali nobili origini rischierebbe di compromettere irrimediabilmente la bontà del sacro arrosticino, ho deciso, per evitare questo sacrilegio, di riparare l'aria condizionata del mio obsoleto ma puntualmente sottoposto a manutenzione mezzo di trasporto, ovviamente con del fai da te per non intaccare il budget riservato al supremo alimento. Quando il sistema di aria condizionato in auto non rinfresca più in modo efficace, ma si sente il rumore dell'entrata in funzione del compressore, è possibile che sia scarico, probabilmente per una perdita di refrigerante. Alcuni sintomi tipici includono l'emissione di aria non sufficientemente fredda, tempi prolungati per raggiungere una temperatura adeguata e la presenza di rumori insoliti provenienti dall'impianto, ad esempio una sorta di gorgoglio da dietro il cruscotto. In presenza di questi sintomi potrebbe essere necessaria una ricarica del sistema o un controllo per individuare eventuali perdite. Esistono diverse soluzioni fai da te a seconda del problema. Se il sistema è semplicemente scarico, è possibile utilizzare uno dei vari kit di ricarica a gas refrigerante in commercio, da abbinare eventualmente ad un turafalle, per ripristinare il funzionamento in modo rapido ed economico. Nel mio caso ho dapprima usato un kit composto da una siringa turafalle e una bomboletta di gas refrigerante, tuttavia dopo circa 2 mesi l'impianto ha smesso nuovamente di raffreddare adeguatamente, probabilmente perché il turafalle a siringa, utile per sigillare definitivamente le micro perdite di gas refrigerante fino a 0,3 mm sia sulle componenti in gomma che in metallo in tutti gli impianti di climatizzazione degli autoveicoli, ha impiegato un po' di tempo per fare effetto in modo ottimale, permettendo nel frattempo la fuoriuscita di altro gas. Pertanto successivamente ho deciso di tentare anche una seconda ricarica, ma con un kit a bomboletta 3 in 1 che permette di sigillare soprattutto le parti in gomma, lubrificare e ricaricare l'impianto in un'unica operazione, risolvendo probabilmente in sinergia col precedente trattamento il problema in modo efficace, almeno fino ad ora. Un accessorio indispensabile del kit per la ricarica è il tubo con manometro, rubinetto ed accoppiatore rapido per la valvola lato bassa pressione. Questo strumento è fondamentale per monitorare la pressione del sistema e garantire che venga aggiunta la giusta quantità di gas refrigerante. Senza un manometro è difficile sapere se il sistema è scarico o sovraccarico, il che potrebbe causare danni al compressore. Solitamente sulle bombolette di gas refrigerante c'è uno schema che mostra i parametri ottimali di pressione in base alla temperatura ambientale. Questo aiuta a determinare la pressione corretta da mantenere nel sistema, poiché le condizioni atmosferiche possono influenzare la pressione necessaria per il funzionamento efficiente. Praticamente ricaricare l'aria condizionata è quasi come gonfiare uno pneumatico usando una bomboletta per la riparazione rapida delle forature. Le prime cose da fare sono individuare il tipo di gas refrigerante utilizzato e la quantità necessaria, solitamente riportate nel libretto dell'auto o su un'etichetta nel cofano, e localizzare la valvola lato bassa pressione dove si dovrà collegare il kit di ricarica. Nel mio caso 700 grammi di gas R134A, ovviamente se l'impianto è totalmente scarico. Individuare la valvola di bassa pressione è essenziale per ricaricare l'aria condizionata dell'auto. Si trova sul tubo di aspirazione del gas, il più grande, di solito vicino al compressore. Il tappo è spesso blu o nero, mentre quello di alta pressione è rosso. Potrebbero esserci sigle come L o LO per identificarla. Gli attacchi della valvola di bassa pressione e alta pressione sono diversi. La bassa ha un attacco più grande, mentre l'alta ha un attacco più piccolo, per evitare errori durante la ricarica. Prima di procedere alle misurazioni mi è tornato in mente che nel negozio di prodotti cinesi di importazione i termometri segnavano tutti temperature diverse, con tolleranze che arrivavano anche a oltre 5 gradi Celsius, circa 9 gradi Fahrenheit. Quindi, per essere sicuro di avere dati affidabili, ho deciso di confrontare il termometro che avevo preso con quello che misura la temperatura esterna dell'automobile. Ho notato una maggiorazione di circa 3 gradi Celsius, circa 5 gradi Fahrenheit. E terrò presente questo scarto per le prossime misurazioni. È bello e rassicurante per un occidentale pieno di pregiudizi sapere che in Cina i termometri hanno un'ampia libertà di espressione, ognuno con la sua personale interpretazione della temperatura.
Per effettuare le ricariche ho utilizzato tutto il gas disponibile in entrambe le bombolette, ovvero i circa 250 grammi dichiarati di ognuna, equivalenti a circa 650 grammi di gas R134A. Le bombolette vuote ora pesano circa 85 grammi ciascuna. Sommando questo peso al gas si raggiunge circa il peso lordo indicato sull'etichetta, eventualmente considerando anche olio e turafalle nel caso della bomboletta 3 in 1. Premesso ciò, ecco tutti i passaggi che ho fatto per usare il turafalle, fare la prima ricarica di gas e la seconda ricarica dopo circa 2 mesi con il prodotto tutto in uno. Accendere l'auto e avviare l'aria condizionata al massimo impostando il ventilatore al livello più alto e la temperatura al minimo. Questo aiuta a mantenere il refrigerante in circolo. Svitare il tappo della valvola di bassa pressione. Collegare la siringa del turafalle all'attacco della valvola di bassa pressione mediante l'adattatore in dotazione al quale si deve avvitare, assicurandosi che il collegamento sia stabile per evitare fuoriuscite. Premere la siringa lentamente tenendola ben salda per iniettare tutto il liquido turafalle nel sistema come indicato nelle istruzioni. Lasciare l'aria condizionata accesa per almeno 10-15 minuti, consentendo al turafalle di circolare bene e raggiungere eventuali perdite sigillandole. Controllare la pressione attuale del sistema di aria condizionata utilizzando il manometro. A una temperatura ambientale di circa 25 gradi Celsius, circa 77 gradi Fahrenheit, la pressione di aria della sezione di bassa pressione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,4-3,1 bar, circa 35-45 psi. Una volta iniettato il turafalle, scollegare la siringa e riavvitare il tappo sulla valvola di bassa pressione. Agitare per bene la bomboletta di ricarica per mescolare il refrigerante. Avvitare il tubo alla bomboletta accertandosi che il rubinetto sia del tutto svitato, cioè col perno interno del tutto ritratto. Dopo aver verificato la pressione, svitare il tappo della valvola di bassa pressione e collegare il tubo con manometro e rubinetto alla valvola di bassa pressione. A questo punto avvitare il rubinetto della bomboletta fino in fondo e poi svitarlo di circa mezzo giro per far iniziare a fluire il gas nel sistema. Non essendo prodotti professionali, questa operazione potrebbe richiedere dei piccoli e graduali aggiustamenti per trovare il punto giusto dell'apertura del rubinetto che consente il corretto passaggio del gas della bomboletta all'impianto. In sostanza è una specie di chiodo che spinge la valvola integrata nella bomboletta per metterla in posizione aperta. Monitorare il manometro poiché la pressione dovrebbe aumentare fino a raggiungere valori ideali di 2-3 bar, circa 30-44 psi nella sezione di bassa pressione, dopo circa 5-10 minuti di erogazione con aria condizionata accesa alla massima potenza. Svitando tutto il rubinetto, la valvola della bomboletta si chiuderà. Quando si è certi che la ricarica è stata effettuata, scollegare il tubo dalla valvola di bassa pressione facendo attenzione a non far fuoriuscire il gas e riavvitare il tappo sulla valvola. Dopo aver completato la ricarica, controllare la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette dell'auto per confermare che il sistema funzioni correttamente. Nel mio caso, con circa 28 gradi esterni, circa 82 gradi Fahrenheit, la temperatura alla bocchetta è di circa 5 gradi, circa 41 gradi Fahrenheit, tenendo conto, come detto prima, della staratura di circa 3 gradi, 5 gradi Fahrenheit del termometro. Pertanto il climatizzatore funziona perfettamente, rientrando nel range tipico di circa 4-10 gradi, circa 39-50 gradi Fahrenheit, o di quello di 20 gradi, circa 36 gradi Fahrenheit, in meno rispetto alla temperatura esterna. Purtroppo, dopo circa 2 mesi dalla mia prima ricarica di gas R134A nel climatizzatore dell'auto, ho notato, come già anticipato, che il sistema non funzionava più
come prima. L'aria condizionata non raffreddava adeguatamente e questo mi ha fatto pensare che una seconda ricarica avrebbe potuto migliorare ulteriormente l'efficienza del climatizzatore. Questa volta ho scelto un prodotto 3 in 1 molto pratico perché contiene non solo il gas refrigerante ma anche un turafalle e un olio per il sistema di aria condizionata. Questa soluzione ha diversi vantaggi. Il turafalle aiuta a sigillare piccole perdite delle parti in gomma, mentre l'olio mantiene le guarnizioni e i componenti del sistema in buone condizioni, prolungando la vita dell'impianto. Utilizzando il kit 3 in 1 ho seguito una procedura simile a quella della bomboletta di solo gas della prima ricarica. Dopo aver preparato il veicolo e verificato la pressione del sistema che era poco al di sotto dei valori minimi, ho collegato il tubo con manometro alla valvola di bassa pressione. Dopo aver agitato bene la bomboletta ho acceso il motore e l'aria condizionata al massimo. A questo punto ho avvitato il rubinetto della bomboletta fino in fondo e poi l'ho svitato di circa a mezzo giro per permettere al prodotto di fluire nel sistema. Durante questo processo ho controllato attentamente il manometro per assicurarmi che la pressione rimanesse nei valori ottimali. Una volta completata la ricarica con il prodotto 3 in 1 ho notato immediatamente un miglioramento nel funzionamento dell'aria condizionata. Infatti durante un breve giro di prova con temperature di circa 36 gradi esterni, circa 97 gradi Fahrenheit, ho rilevato circa 8 gradi, circa 46 gradi Fahrenheit alla bocchetta dell'aria, tenendo sempre conto della più volte citata stratura di 3 gradi, circa 5 gradi Fahrenheit del termometro. Ma braccia e piedi semicongelati sono stati sicuramente il metodo di misura più attendibile. Ovviamente è opportuno monitorare il funzionamento del climatizzatore nei giorni successivi per valutare l'efficacia a lungo termine. In conclusione, se si ha una buona manualità e si considerano i costi elevati per la riparazione di un impianto di condizionamento anche per un'auto vecchia, tentare uno o entrambi i metodi per sigillare l'impianto o semplicemente ricaricare potrebbe essere una buona idea. Naturalmente, se si nota subito che l'impianto è completamente scarico con pressioni bassissime e se dopo eventuali ricariche il sistema si svuota completamente nel giro di meno di un mese, probabilmente è inutile insistere. In questo caso, se non si vuole spendere per un professionista, si possono provare alcuni espedienti per ottenere un po' di refrigerio, come usare coprisedili in bambù, posizionare bacinelle di ghiaccio nell'abitacolo, installare un climatizzatore portatile casalingo nel bagagliaio oppure, in modo estremo, utilizzare una smerigliatrice angolare per trasformare l'auto in un cabriolet, sperando di non compromettere la fondamentale rigidità strutturale e di non sembrare un pornostar in pensione in villeggiatura in Molise. Alternativamente, per chi preferisce un compromesso pur di non sembrare, come si dice dalle mie parti, un risparmiatore della crusca e si trova in un luogo dove esistono ancora le stagioni, se la ricarica del condizionatore dura almeno per l'estate potrebbe optare per una ricarica fai da te annuale, considerando che gli idrocarburi gassosi naturali contenuti nelle bombolette sono dichiarati attualmente non dannosi per l'ambiente. Spendere qualche decina di euro all'anno potrebbe essere una soluzione accettabile. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, condividi, commenta, metti mi piace, dai una occhiata agli altri video, offri un super grazie ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao ciao!